Partiamo invece dal telefono con Monica Colombo del Corriere della Sera. Monica, ciao, ben ritrovata. Ciao, buongiorno a voi. Ciao Monica. Beh, insomma, la copertina se l'è presa Joao Felix, se l'è presa il mercato che ha impattato molto ieri nella partita di Coppa Italia. La mia domanda ovviamente è molto semplice. Insomma, questo Joao Felix ha fatto, diciamo così, tornare un po' l'innamoramento ai tifosi del Milan. Non so se l'hai percepito anche tu. Sì, assolutamente, mi è sembrato ieri di respirare un entusiasmo diverso, Mm. vuoi anche perché l'ultimo gol è stato proprio il frutto dell'azione combinata delle due gemme, diciamo, del mercato invernale, ovvero l'assist di Giménez e la realizzazione di Joao Felix. E mi sembra che alla fine l'atteggiamento del pubblico abbia proprio premiato la campagna di rafforzamento della società, perché c'erano tante persone allo stadio e poi mi sembra che anche oggi, insomma, la società abbia lasciato trapelare il fatto che l'atteggiamento del pubblico è piaciuto e che può essere, diciamo, un'arma, una chiave in più per ritrovare entusiasmo e inseguire gli obiettivi che ci sono in questa stagione. Monica, tra l'altro sabato c'è Empoli-Milan, no? Che è Sì. una partita un po' spauracchio per questa stagione, come tante altre che ci sono state dopo una grande vittoria, dopo un momento apparentemente più positivo, che il Milan deve assolutamente cercare di vincere proprio per dare continuità, che è la cosa che è mancata, credo, di più. Sì, esatto, perché se sulla carta è una gara assolutamente abbordabile, con un'avversaria che tecnicamente è inferiore alla Roma, poi di fatto quello che è stato il cammino finora della squadra ci induce a incrociare le dita, nel senso che visto che entrambi gli allenatori che si sono succeduti in panchina hanno sempre rimarcato l'andamento da montagne russe della squadra, il fatto di confermarsi e dare continuità alla prova di Roma su un campo come Empoli è proprio una sorta di prova del 9 per vedere se diciamo dei segnali di maturità la squadra li saprà dare, oltre al fatto che come dire, è vero che è aumentata la cifra tecnica della squadra, ora serve anche un cambio di atteggiamento. Volevo farti fare un piccolo passo indietro rispetto a quelli che sono stati gli ultimissimi giorni di mercato. Volevo chiederti un Sì. pochino se ti ha stupito questo Milan delle ultime 72-96 ore di mercato, questo Milan che è andato quasi all-in a un certo punto, buttando il cuore anche oltre l'ostacolo per certi versi. Per quanto riguarda le trattative, secondo te che idea ti sei fatta delle motivazioni, cioè il motore che ha portato a questi ultimi movimenti, se è stato con Seisao, se è stata la dirigenza, se è stato l'obiettivo quarto posto che nonostante tutto non riuscivamo a schiodarci al settimo, ottavo posto da tanto tempo e quindi magari si rischiava di doverlo salutare e con questi i soldi della Champions, insomma, cosa secondo te ha smosso definitivamente il Milan? Ma secondo me un mix di fattori. Da un lato il timore di perdere il treno per la Champions, che è vitale per le casse della società, quindi questo credo che sia stato in primis lo stimolo, diciamo, a investire. In seconda istanza quelle che probabilmente erano le richieste dell'allenatore, perché comunque con Seisao mi sembra che, non dico che sia entrato a piedi uniti nel mondo Milan, ma certo non è entrato in punta di piedi, considerando le esternazioni sia pubbliche che private a Milanello. Quindi se in estate era stato preso un allenatore, mi riferisco a Fonseca, che poi magari è stato un po' lasciato solo nella gestione, in questo caso c'è sicuramente la volontà di assecondarne la volontà e di conseguenza anche accontentarlo sul mercato. E in terza istanza io credo che c'era anche bisogno di dare un segnale per ritrovare fiducia, entusiasmo, ricreare un legame col pubblico e in effetti e a questo ci ricolleghiamo proprio alla domanda precedente, perché la gente alla fine li ha ripagati, cioè comunque ha dimostrato
di aver apprezzato questo sforzo anche economico, perché comunque finora Redbird ci aveva abituato a investimenti non superiori ai 20 milioni e mi sembra che in questo frangente si è agito sia di qualità che di quantità, insomma. Ma Monica, pensi che con Seisao, sia per quanto fatto in questo mercato di gennaio, sia poi per quello che sarà il Milan nel futuro, vada verso una riconferma, oppure tutto dipenderà e tanto dipenderà comunque dall'esito finale di questa stagione? Ma io credo che adesso sia presto per trarre una conseguenza. Diciamo che il piazzamento in Champions è un po' lo spartiacque. Vero è che se tu metti in rosa tanti giocatori della scuderia Mendes, poi alla fine dovrai tirare una sorta di bilancio per tutti quelli che saranno gli assistiti, cioè sia i giocatori che l'allenatore. Quindi non dico che le sorti di João Felix sono legate a quelle di Conceição, però insomma in parte probabilmente saranno anche collegati. Non so, mi sembra presto adesso a effettuare una valutazione del genere, anche perché essendo i nuovi acquisti appena arrivati sono oltre alla Coppa Italia, che probabilmente è l'obiettivo più alla portata di mano, mancano solo 2 partite, però il piazzamento in campionato per il piazzamento Champions è veramente, come dire, vitale per le casse della società, e quindi sarà quello, diciamo, l'elemento dirimente ai fini della riconferma. Monica, ma lì davanti con Seisao come farà a gestire tutti? Perché questa è la domanda che ci siamo fatti in tanti, perché ha un parco giocatori, soprattutto a livello offensivo, molto vario in questo momento. Sì, infatti io non credo che saranno poi così tante le gare in cui potrà mettere tutte le bocche di fuoco insieme, perché comunque mi sembra un tecnico ben attento a mantenere gli equilibri, e quindi casomai soltanto nel finale di partita, quando magari saltano gli schemi tattici, si potrà vedere insieme Pulisic, Leao, João Felix e Giménez. Credo che un segnale lo stesso allenatore lo abbia mandato ieri sera a Leao, quando ha detto che deve imparare anche a uscire dalla sua comfort zone. Quindi insomma mi sembra che con Seisao non ci sono degli intoccabili. Abbiamo visto che giocatori con cui ha avuto discussioni poi pronti via sono anche partiti, quindi insomma se fossi Leao mi darei una sveglia. Monica, grazie, ci ritroviamo come al solito nei prossimi mesi. Buon pomeriggio, alla prossima. A voi, Ciao, buon pomeriggio. Grazie grazie. Monica, ciao ciao. Salutiamo